soli, buongiorno. Cercando di non pensare a quello che ci aspetta dopo per ritornare su quella collina piena di sabbia, stiamo andando a vedere i gorilla. Piuttosto di farmi qua la salita mi faccio questo a nuoto. Questa è una riserva dove salvano gorilla che sono stati sottratti o al bracconaggio o ad alcuni zoo, ed è lo stadio precedente alla liberazione definitiva poi nella natura. Adesso lo stiamo cercando, ci ho visto che si muove qualcosa dietro agli alberi per dargli da mangiare. Questo, e questa qui è un'isola perché il fiume gli gira tutto quanto intorno, quindi è un modo per tenerlo, diciamo, fermo in una zona dove si possa ovviamente scappare, però senza che ci siano gabbie o reazioni. Eccolo! Porca noia! Densa. Saranno a 70 all'ora. Poi in drifting. Questa fa moito. Ragazzi, è imbarazzante la dimensione. L'altro era più piccolino, questo qua è bestia. A parte gli stavo chiedendo se in acqua c'erano coccodrilli e ippopotami, e ha detto sì, è pieno di coccodrilli. È bravo, corri un po' di più che se ci cappottiamo ci vanno alla festa. Il bambino qui fa 180 kg, voi immaginate 180 kg dei muscoli animali. Wale yu kamya kwa kitu ni atebo wale bo nyela kidogo unaona tena yapo
Lui là s'appelle Joshi. Joshi. Joshi il a 20 ans. Un parco l'uomo. Il a peur de l'autre qu'on a vu de l'autre côté. Allez, 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 allez. Sta arrivando il gorilla, quello di prima che stava nella gabbia, poi in realtà non è una gabbia, è semplicemente che qui c'è mentre quello di prima era un'isola, qui c'è un'insenatura, eccolo. C'è un'insenatura, quindi in parte è circoscritto dal fiume. Mi diceva che i gorilla non sanno assolutamente nuotare, sono troppo pesanti a fondo, no? E quindi c'era quella rete di fronte per chiudere l'unica parte che confina con la terraferma. Ama aí. Ujiuza? Bonisa, sabe que já chuva. Bola shiri. Na yi bon te boila tia. Samia. Samia. Samia pala pala. Samia pala pala. Ne balen. Bunu boya sa ya mutu bunu sa mbuka. Bien. Habite. Muma abole. Utansa. Ngale ishewe. Na sababu utero bwa ya ba binu la kati. Allez, vous ramassez vous. Si arriva questa cavalcata a 90 all'ora planando sul fiume con i coccodrilli sotto. Noi a far 4x4, pensate se ce la potevo fare io con la moto.
Allora ragazzuoli, mi hanno scaricato qui a metà strada, ma la parte brutta è stata fatta. Vi dico soltanto, vabbè, ho fatto il video col telefono, non ce la faceva il 4x4. Ci siamo bloccati a un certo punto, siamo stati fermi qualche minuto perché non riusciva a ripartire. Sono 3, 4, 5 km di salita, in alcuni punti anche abbastanza ripida. A me ieri mi slittava la ruota posteriore scendendo, pensa a salire. Vabbè, quindi adesso devo fare in versione U e sbrigarmi pure andarmene perché sta arrivando il temporale che le previsioni avevano preventivato, e fortunatamente che non è arrivato prima, perché sennò io magari mi sarei cimentato nel tentativo pensando che la sabbia si compattasse, ma cioè lì per compattare quella deve piovere una settimana e poi deve smettere di piovere il giorno prima, perché sennò non gliela fai. Cioè, c'è gente che dice che ce l'ha fatta, io francamente non lo so. Cioè, da soli, motocarica, non vedo proprio, perché non è neanche un tipo di strada. Dicevo, io sono un fenomeno sulla sabbia, mi metto a 60-70 all'ora e vado dritto. Mica tanto, perché a parte che c'hai solo qui, adesso è meno profondo, ma c'erano altri punti prima molto profondi, come tocchi un attimo la sponda e ti comincia a sbarellare tutta la moto, devi essere una lama. Tutto questo per 5 km in salita con qualche curva, ma quando mai? La cosa sorprendente è che siamo riusciti a caricare e scaricare la moto. Io poi, scusate, non ho fatto riprese della cosa, perché a parte che ero stressato come poche volte in vita mia, ma oltretutto non mi sembra neanche particolarmente elegante mettermi a fare riprese mentre gli altri lavorano sulla mia moto, perché poi tra l'altro stranamente mi aspettavo che mi chiedessero soldi, non me li hanno chiesti, glieli ho dati perché comunque ho fatti un bel mazzo e hanno guidato, seppure la jeep dell'associazione non è a loro, però insomma comunque 4 persone cioè venire fino a qua ci abbiamo messo ma almeno mezz'ora. E tra l'altro era una Land Cruiser, però dietro la parte del cassone sopra c'aveva tutta la struttura col tendone per ripararsi dal sole, quindi non l'abbiamo messa dritta, perché se la mettiamo dritta vabbè tranquillone proprio, no, l'abbiamo dovuta mettere orizzontale. Poi c'erano i seggiolini, quelli laterali, diciamo le panche quelle parallele al senso di marcia, che non si tenevano dritte, quindi insomma si incastrava tutto un casino. Io pensavo che avremmo devastato la moto, e tra l'altro vi dico come l'hanno appesa praticamente, perché con un paio di corde, una dietro, una qua davanti sul manubrio, io ero sicuro che rimanesse il manubrio appeso, anche perché poi quello che guidava, porca miseria, la delicatezza, cioè, capisco pure che ogni tanto devi pure dare un'accelerata perché magari c'è la sabbia, ma a certi punti che non c'era la sabbia pure pigliava dei crateri a 200 all'ora, infatti l'ho un po' cazziato in certi momenti. Giù sta già piovendo e vabbè, ci ha becchiato, l'importante è che non la becco adesso. Tra l'altro mentre venivamo su a un certo punto abbiamo incrociato 2 jeep e un van, e io quello van cioè, lo voglio proprio vedere a tornare indietro. Il van non credo che sia 4x4. Vabbè, volevo farvi un attimo la chiusura della visita ai gorilla, ve la faccio adesso perché poi mentre stavo per farla sono venuti a chiamarmi che era arrivata la jeep per portare via la moto, quindi ho dovuto precipitare a pacchettare tutto e a prepararmi. Allora, visita molto interessante, non è esattamente come quelle visite che si fanno, che cos'è, in Uganda mi pare, o in Botswana, in Uganda.
dove stai proprio nella foresta e te li fanno passare intorno, insomma, cioè sei proprio all'interno del loro habitat. Io sono stato appena al di fuori, seppure a brevissima distanza. Si riconferma la stessa sensazione di quando hai a che fare con qualunque primate, con qualunque scimmia, in particolare scimpanzé e gorilla. Lo sguardo è una roba, ragazzi, impressionante. Poi c'è stato un momento veramente affascinante, perché allora abbiamo visto tre gorilla. Il terzo l'abbiamo visto per poco tempo, perché poi è arrivato il secondo che ha fatto il giro del territorio ed è venuto lì a rompere le scatole a quell'altro. Però il secondo, quello che poi è venuto a rompere le scatole, è il maschio dominante, e a differenza degli altri due, soprattutto a differenza del primo, che non ti guardava negli occhi neanche se lo pregavi in ginocchio, cioè stava, vabbè, adesso c'ho gli occhiali, non mi vedete, però insomma stava davanti a te, guardava, ma guardava di là, come magari gli passavamo un po' davanti con la barchetta, alzavo lo sguardo dall'altra parte, non ha mai incrociato il mio sguardo. La seconda, il terzo non l'ho capito perché non ci ho avuto granché tempo. Il secondo, il maschio dominante, invece mi guardava fisso negli occhi, rarissimamente abbassava lo sguardo, però mi guardava, e la cosa è stata affascinante perché già da questo, allora, gli animali hanno il loro carattere tutti quanti, però cani, gatti o addirittura animali selvatici, non è che c'è il carattere, ci metti un po' a capirlo lì per lì, sono abbastanza basic, cioè capisci alcune cose, però insomma con questi gorilla è stata una cosa così, come con le persone, no? Sai che tu vedi una persona già da come ti stringe la mano, da se come ti guarda negli occhi, da come si presenta, già ti fai un'idea, una volta sbagliata, molto spesso più o meno corretta. Stessa cosa con i gorilla oggi. Infatti poi tutte le difficoltà della lingua francese, però gli ho fatto delle domande e dopo ho scoperto che quello lì era il maschio dominante, dopo mi hanno confermato che il primo abbiamo visto è quello più giovane, quindi non si sente autorizzato a fissare negli occhi gli altri, perché comunque fissare negli occhi, sicuramente lo sapete, per i gorilla in particolare è un gesto abbastanza di sfida, no? Addirittura se sei nello stesso territorio, per cui volendo possono entrare in contatto con te, guardare gli occhi in gorilla è veramente una pessima idea. C'è stato un momento abbastanza comico, perché proprio per cercare di studiare un po' come rispondeva il secondo gorilla allo sguardo, nel primo momento che stavamo, che lui stava dietro alla rete elettrificata, io lo guardavo e a un certo punto ho messo la stecchettina orizzontale della rete proprio di fronte agli occhi, quindi lo guardavo, lui guardava me, però entrambi vedevamo l'intera nostra figura tranne le pupille praticamente, e lo vedevo che lui alzava o abbassava un pochino la testa per recuperare il contatto diretto, proprio quello delle pupilla. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga, mamma mia. E che fai? Che gesti fai? Mamma mia, andate laggiù. Vabbè ragazzoli, io non so neanche dove devo andare, perché poi non c'era internet, cioè vabbè, insomma io vado dritto, tra un po' ci dovrebbe essere un alberghino, butto là e cerchiamo di evitare la pioggia. Ci aggiorniamo a dopo. Dovrebbe essere un albergo da queste parti.
Allora, è presto, sono le 4:20, però a parte il fatto che dopo di qui di fatto c'è Brazzaville, la capitale, ma non ho fatto in tempo per via della mancanza di connessione a notare nulla. Ci dovrò stare una settimanella, quindi ed è insomma una città un po' costosetta, quindi preferisco andare a casaccio. Ma soprattutto mi ha scritto l'ACI che il carnet è pronto, quindi io devo sguinzagliare i miei genitori, farlo andare a ritirare e farmelo spedire a Brazzaville. Quindi mi devo occupare di questo dettaglio, che è un pochino più complicato di quello che potrebbe sembrare, che fare una spedizione internazionale e capire dove spedirlo non è proprio banalissimo. Internazionale, intercontinentale. Che carino. Ça va? Ça va? Avevo una chambre pour ce soir? Non, Non? ici c'est le chef qui vit, c'est le préfet. Espace occuping. Ah, Les gens qui habitent ici. ok. Donc, no, C'est les touristes. no chambre. Non, c'est un Ok, merci beaucoup. hôtel devant comme ça. Ah si? Oui. Mille La, rues. la rue principale? La route principale. Ok. Where do you live? I'm Italian. Italie. Italie, Tu oui. reviens d'Italie? Oui. Avec la moto. Ah, oui. Ok, merci beaucoup. Thank you. Bonsoir. Hôtel? Hôtel? À Berge? Ah, ok, merci. Bonsoir, bonsoir. Auberge? Hôtel? Madame, viens là-bas. Viens là. Bonsoir. Hôtel? Oui. Hôtel, ici? Combien pour la chambre? 5 000. Hein? 5 000. 5. C'est possible de regarder la chambre? Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, viens, attends, moi, je prends les clés. Les clés d'abord. Au chambre, on va jouer. Oh, voilà. Qualunque cosa in Africa è un processo complicatissimo. Fa schiuma questo giacchetto. Comunque poi voglio parlare di questo giacchetto antipioggia. Maintenant, il y a une là de film. Maman, ah, Magari un altro giro. Ok, la cucia e c'est bon. La moto? Oui. La moto? Merci beaucoup. Allora, 5.000 sono 7,50 €. Stanza non è, alla fine non è neanche malvagissima, sono questi colori, queste scelte di colore che a volte sono piuttosto discutibili e rendono il tutto più brutto di quello che è. Però 7,50 € per aria condizionata e acqua corrente, non male.